Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per un video che so che molti di voi stavano aspettando. Parleremo di un argomento che ha fatto parecchio scalpore, un po' di gossip succoso ma sempre con il dovuto rispetto e un pizzico di ironia. Nesli Anatagul a Roma. Una stanza bollente e cosa è successo realmente? Ultimamente il web è impazzito con voci, supposizioni e teorie su un presunto scandalo che avrebbe coinvolto la bellissima e talentuosa attrice turca Nesli Anatagul durante un suo soggiorno nella capitale italiana. Ho visto di tutto, articoli sensazionalistici, video pieni di illazioni e commenti al limite dell'assurdo. Quindi, ho deciso di fare chiarezza, di scavare un po' più a fondo e di presentarvi quello che ho scoperto. Prima di iniziare però, un piccolo favore. Se siete nuovi sul canale, vi invito a iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Se invece siete già parte della famiglia, un grandissimo abbraccio virtuale e un grazie di cuore per il vostro supporto. Bene, bando alle ciance e tuffiamoci subito in questa storia che ha infiammato i social media. Partiamo dalle basi. Nesli Anatagul, per chi non la conoscesse, è una delle attrici turche più amate e apprezzate del momento. Ha recitato in diverse serie televisive di successo, come Kara Sevda, Endless Love, che le ha regalato una fama internazionale. È una donna bellissima, talentuosa e con un carisma incredibile. Insomma, una vera e propria star. Qualche tempo fa, Neslihan si trovava a Roma per un evento di moda, un'occasione mondana che l'ha portata a soggiornare in un lussuoso hotel della città. Fin qui tutto normale, giusto? Ed è qui che la storia si complica e iniziano a circolare le voci. Secondo alcune fonti, durante la sua permanenza romana, Neslihan sarebbe stata sorpresa in una stanza d'albergo in compagnia di un uomo misterioso, diverso dal marito, l'attore Kadir Dulu. Le foto, ovviamente sfocate e rubate, hanno iniziato a circolare online, alimentando il gossip e le speculazioni. Il titolo che campeggiava ovunque era Nesli Anatagul, Roma bollente. Stessa stanza. Cosa è successo veramente? Immaginate il putiferio. I fan divisi tra chi credeva ciecamente nell'innocenza dell'attrice e chi invece si lasciava trasportare dalle voci di tradimento. I commenti al vetriolo si sono sprecati, le accuse sono state pesanti e l'immagine di Neslihan è stata messa a dura prova. Ma andiamo con i piedi di piombo. Prima di condannare qualcuno, è sempre bene analizzare i fatti e cercare di capire cosa è successo realmente. Ho passato ore a cercare informazioni, a leggere articoli, a guardare video e a confrontare le diverse versioni della storia. La prima cosa che mi ha colpito è la scarsa qualità delle foto. Erano talmente sfocate e pixellate da rendere impossibile identificare con certezza le persone presenti nella stanza. Poteva essere chiunque. Inoltre, non c'erano prove concrete di un tradimento. Solo illazioni e supposizioni basate su immagini ambigue. Inoltre, ho scoperto che diverse testate giornalistiche turche avevano già smentito la notizia, definendola una fake news creata ad arte per screditare l'attrice. Sembra che alcune agenzie di stampa stessero addirittura indagando sulla provenienza delle foto e sull'identità delle persone coinvolte nella diffusione di questa notizia falsa. Anche il marito di Neslihan, Kadir Dulu, è intervenuto pubblicamente per difendere la moglie e smentire le voci di tradimento. In un'intervista, ha dichiarato di avere piena fiducia in Neslihan e di essere consapevole del fatto che la sua fama la espone a questo tipo di attacchi. Ha definito le voci di tradimento ridicole e ha invitato i media a smetterla di diffondere notizie false e tendenziose. Quindi, cosa è successo realmente in quella stanza d'albergo a Roma? La verità è che nessuno lo sa con certezza, a parte ovviamente le persone coinvolte. Ma, basandosi sulle informazioni che ho raccolto, sembra che si tratti di una montatura, di una notizia falsa creata ad arte per danneggiare l'immagine di Nesli Anatagul. È facile cadere nella trappola del gossip e lasciarsi trasportare dalle voci, soprattutto quando si tratta di personaggi famosi. Ma è importante ricordare che dietro ogni personaggio pubblico c'è una persona, con sentimenti, emozioni e una vita privata che merita rispetto. Prima di giudicare, prima di condannare, è sempre bene informarsi, analizzare i fatti e cercare di capire cosa è successo realmente. E, soprattutto, è importante non alimentare il circolo vizioso del gossip e delle fake news. In conclusione, la storia di Nesli Anatagul a Roma è un esempio di come le voci infondate e le notizie false possono danneggiare la reputazione di una persona e creare un vero e proprio scandalo mediatico.
È importante essere consapevoli di questo e cercare di essere più critici nei confronti delle informazioni che riceviamo. Quindi, riassumendo brevemente, abbiamo visto come una semplice vacanza a Roma si sia trasformata in un presunto scandalo per Neslihan Atagul, a causa di alcune foto ambigue e voci infondate di tradimento. Abbiamo analizzato le diverse versioni della storia, abbiamo ascoltato le dichiarazioni del marito Kadir Dulu e abbiamo concluso che si tratta, molto probabilmente, di una fake news creata ad arte per screditare l'attrice. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a fare chiarezza su questa storia. Ci tenevo particolarmente a fare questo video perché mi sembrava che ci fosse molta confusione e disinformazione in giro. Vi ringrazio di cuore per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Adesso tocca a voi. Cosa ne pensate di questa storia? Credete che si tratti di una fake news o pensate che ci sia qualcosa di vero? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curioso di leggere i vostri pensieri. E, se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciare un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi aiuterebbe tantissimo a crescere e a portare sempre più contenuti interessanti e divertenti. Un abbraccio virtuale e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ampliando la notizia Ma approfondiamo un po' di più questa vicenda, ragazzi. Perché, diciamocelo chiaramente, il mondo del gossip è un terreno fertile per la disinformazione e la manipolazione. Cerchiamo di capire quali sono i meccanismi che si innescano in questi casi, come nascono le voci e come si diffondono a macchia d'olio. Innanzitutto, partiamo dal contesto. Neslihan Atagul è una figura pubblica molto amata e seguita, non solo in Turchia, ma in tutto il mondo. La sua bellezza, il suo talento e la sua vita privata, in particolare la sua relazione con Kadir Dulu, considerata una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo turco, la rendono un bersaglio perfetto per i tabloid e per i siti di gossip. Quando una celebrità è così esposta, qualsiasi piccolo evento, qualsiasi movimento sbagliato, può essere ingigantito e trasformato in uno scandalo. E questo è esattamente quello che è successo nel caso di Neslihan a Roma. *** le foto sfocate. Un indizio o una prova inesistente? ***. Analizziamo più nel dettaglio le famigerate foto. Come ho già detto, la loro qualità è pessima. Sono sfocate, pixellate e non permettono di identificare con certezza le persone presenti nella stanza. Questo, di per sé, dovrebbe far scattare un campanello d'allarme. Perché una persona che vuole davvero rivelare un tradimento, e quindi avere una prova inconfutabile, diffonderebbe delle foto così scadenti? La risposta, probabilmente, è che non aveva altro a disposizione. Forse si trattava di uno scatto rubato da lontano, con un telefono cellulare di bassa qualità. O forse, semplicemente, le foto sono state manipolate per renderle meno chiare e quindi più ambigue. In ogni caso, la scarsa qualità delle immagini rende impossibile confermare la presenza di Neslihan Atagul nella stanza. E anche se fosse lei, non ci sarebbe comunque alcuna prova di un tradimento. Poteva trovarsi lì per lavoro, per incontrare un amico, o per qualsiasi altro motivo. Il ruolo dei social media e degli influencer ***. Un altro elemento da tenere in considerazione è il ruolo dei social media e degli influencer nella diffusione di questa notizia. Come sappiamo, i social network sono un'arma a doppio taglio. Da un lato, permettono di condividere informazioni in tempo reale e di raggiungere un pubblico vastissimo. Dall'altro, sono anche un terreno fertile per la diffusione di fake news e di teorie complottiste. Nel caso di Neslihan Atagul, le voci di tradimento si sono propagate rapidamente su Twitter, Instagram e Facebook, grazie anche al contributo di alcuni influencer e blogger che hanno ripreso la notizia senza verificarne la veridicità. Questi personaggi, spesso in cerca di visibilità e di click, non si sono fatti scrupolo a diffondere illazioni e supposizioni, alimentando il gossip e l'odio online. Le smentite e la reazione di Kadir Dulu ***. Fortunatamente, la verità è venuta a galla grazie al lavoro di alcune testate giornalistiche turche che hanno indagato sulla vicenda e hanno smentito la notizia. Anche Kadir Dulu, il marito di Neslihan, ha avuto un ruolo fondamentale nel placare le voci di tradimento. La sua reazione, ferma e decisa, ha dimostrato la sua fiducia incondizionata nella moglie e la sua determinazione a proteggerla dagli attacchi mediatici.
Le sue parole, piene d'amore e di rispetto, hanno colpito il cuore di molti fan e hanno contribuito a ristabilire la verità. Kadir, in più interviste, ha sottolineato come la coppia sia abituata a questo tipo di attacchi, soprattutto da quando la loro popolarità è cresciuta a dismisura. Ha spiegato che spesso vengono presi di mira per attirare l'attenzione e generare click e che, purtroppo, questo fa parte del gioco. Tuttavia, ha anche ribadito che non tollererà che la sua famiglia venga infangata da bugie e calunnie. La manipolazione dell'immagine delle celebrità ***. Questa storia ci porta a riflettere su un tema più ampio, la manipolazione dell'immagine delle celebrità. Spesso, i personaggi famosi vengono dipinti come figure perfette, senza difetti e senza debolezze. Ma la realtà è ben diversa. Anche loro sono persone normali, con i loro pregi e i loro difetti, con le loro gioie e i loro dolori. Il problema è che i media e il pubblico tendono a dimenticarlo, e pretendono che le celebrità siano sempre impeccabili e irreprensibili. Quando una celebrità commette un errore, o viene coinvolta in uno scandalo, viene immediatamente giudicata e condannata, spesso senza tener conto delle circostanze e senza darle la possibilità di difendersi. La responsabilità dei media e del pubblico. In questo contesto, è fondamentale che i media e il pubblico si assumano le proprie responsabilità. I media devono smetterla di diffondere notizie false e tendenziose, e devono impegnarsi a verificare sempre la veridicità delle informazioni prima di pubblicarle. Il pubblico, d'altro canto, deve imparare a essere più critico nei confronti delle informazioni che riceve, e deve evitare di alimentare il circolo vizioso del gossip e delle fake news. Dobbiamo ricordare che dietro ogni personaggio pubblico c'è una persona, con sentimenti, emozioni e una vita privata che merita rispetto. Prima di giudicare, prima di condannare, è sempre bene informarsi, analizzare i fatti e cercare di capire cosa è successo realmente. Un caso di studio sull'impatto del gossip. La storia di Neslihan Atagul a Roma può essere considerata un vero e proprio caso di studio sull'impatto del gossip e delle fake news sulla vita delle celebrità. Ci dimostra come una semplice vacanza possa trasformarsi in un incubo a causa di voci infondate e di foto ambigue. Ci ricorda l'importanza di verificare le informazioni prima di crederci e di diffonderle. E ci invita a riflettere sulla nostra responsabilità come consumatori di notizie e come utenti dei social media. Oltre lo scandalo, la forza di Neslihan e Kadir. Nonostante tutto il clamore mediatico, Neslihan Atagul e Kadir Dulu sono rimasti uniti e forti. Hanno dimostrato di essere una coppia solida e innamorata, capace di superare le difficoltà e di proteggere la propria privacy. La loro reazione allo scandalo è stata un esempio di maturità e di dignità, e ha conquistato l'ammirazione di molti fan. Questa vicenda, quindi, non ha fatto altro che rafforzare la loro immagine e consolidare il loro rapporto. Ha dimostrato che l'amore e la fiducia sono più forti di qualsiasi voce e di qualsiasi bugia. Conclusione. Un appello alla verità e al rispetto. In conclusione, ragazzi, la storia di Neslihan Atagul a Roma è una lezione importante per tutti noi. Ci insegna a essere più critici nei confronti delle informazioni che riceviamo, a non credere a tutto quello che leggiamo online e a rispettare la privacy e la dignità delle persone, soprattutto quelle che sono esposte al pubblico. Spero che questo approfondimento vi sia stato utile e che vi abbia aiutato a capire meglio questa vicenda. Ci tenevo particolarmente a fare questo video perché credo che sia importante contrastare la disinformazione e promuovere un'informazione più corretta e responsabile. Vi ringrazio di cuore per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Adesso tocca a voi. Cosa ne pensate di questa storia? Credete che si tratti di una fake news o pensate che ci sia qualcosa di vero? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curioso di leggere i vostri pensieri. E, se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciare un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi aiuterebbe tantissimo a crescere e a portare sempre più contenuti interessanti e divertenti. Un abbraccio virtuale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!